Hai mai visto un film in cui un poliziotto legge nel pensiero della gente, ma solo finché non gli scappa la pipì? Sembra l'inizio di una barzelletta, invece è Thunderstruck Cop, un film sudcoreano che parte da una premessa talmente demenziale da sembrare pura farsa. Un fulmine, un energy drink, poteri paranormali legati ai bisogni fisiologici, e che, minuto dopo minuto, si trasforma in una satira feroce sulla corruzione, la speculazione edilizia, il potere dei cebol, il conflitto tra padri e figli e il fallimento del sogno capitalistico. Al centro c'è Yoon-jun, interpretato da Shin Yoon-jun, un ex poliziotto leggendario diventato stanco, disilluso, incapace di parlare con la figlia e divorato dal senso di colpa per la morte della moglie. Un antieroe prima ancora di diventare suo malgrado super. Attorno a lui ruotano una madre ruvida e indimenticabile, interpretata da Kim Soo-mi, una figlia che sfoga la rabbia nelle arti marziali, politici corrotti, imprenditori e predatori e un intero quartiere vittima della riqualificazione forzata. E mentre il film prende in giro apertamente l'estetica patinata dei film dei Marvel Studios, costruisce qualcosa di molto più sporco, corporeo e profondamente radicato nella realtà sudcoreana contemporanea. In questo video vedremo perché Thunderstruck Cop non è solo una commedia assurda, ma un esempio perfetto di cinema high concept, che usa il grottesco per parlare di cose tremendamente serie. Se ti interessano il cinema coreano e le satire sociali travestite da farsa, questo video fa per te. Metti like al video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. E resta fino alla fine, perché il finale di questo film, con i suoi improbabili Lightning Avengers, dice molto più di quanto sembri. In Thunderstruck Cop, Yoon-jun, interpretato da Shin Yoon-jun, è un agente di polizia di Chuncheon, con un passato glorioso, ma un presente polveroso. Un tempo era una leggenda, un esperto di combattimento e infiltrazione che aveva guadagnato fama catturando un feroce serial killer. Tuttavia la sua vita è segnata da una ferita aperta. 5 anni prima, mentre era sotto copertura per incastrare Byung Joon-ho, interpretato da Jung Chun-ho, il leader della spietata Hell Gang, rimase sequestrato per 3 giorni. Quel fallimento professionale coincise con la tragedia personale più grande. Non riuscì ad arrivare in tempo per l'ultimo saluto alla moglie morente. Oggi Yoon-jun vive con la figlia adolescente Yeri, interpretata da Chae Si-yeon, e con l'anziana madre Soo-mi, interpretata da Kim Soo-mi, che gestisce con pugno di ferro un ristorante di Sandae, ovvero il sanguinaccio coreano. Il rapporto con la figlia è ai minimi termini. Non si parlano da 5 anni perché Yeri non ha mai perdonato al padre l'assenza al funerale della madre. E lui, per vergogna e senso di colpa, non le ha mai rivelato di essere stato tenuto in ostaggio dai criminali. In casa l'atmosfera è tesa, la madre lo rimprovera costantemente per la sua trascuratezza domestica, lascia infatti i vestiti a terra come la muta di un serpente. E lo rimprovera anche per la sua incapacità di comunicare con la figlia, che sta attraversando un'età delicata e si sfoga attraverso le arti marziali. La svolta avviene durante una notte di pioggia. Mentre tenta di accendersi una sigaretta, Yoon-jun viene colpito in pieno da un fulmine. Sopravvive miracolosamente, ma con una strana cicatrice sul collo e un effetto collaterale bizzarro. Ogni volta che beve un particolare energy drink, acquisisce il potere della telepatia. Può sentire i pensieri di chiunque, dai colleghi pigri ai criminali che incrocia per strada. L'unico limite? Il potere dura solo finché non sente lo stimolo di urinare. Thunderstruck Cop è un esempio calzante di cinema high concept demenziale che nasconde una satira feroce. Il film parte da una premessa che sembra concepita apposta per essere liquidata come pura farsa. Un poliziotto che, dopo essere stato colpito da un fulmine, sviluppa poteri paranormali legati ai bisogni fisiologici. Lui orina per leggere nella mente altrui, mentre un altro personaggio defega per prevedere il futuro. È un'idea talmente assurda da sembrare quasi una provocazione, un high concept che punta tutto sull'effetto sorpresa e sull'umorismo più grossolano. Eppure, man mano che la storia prende forma, diventa evidente che questa premessa demenziale non è il fine del film, ma il mezzo. Il film usa il grottesco, il corporale, lo slapstick per aprire la strada a un discorso molto più serio e radicato nella realtà sudcoreana contemporanea, ovvero la corruzione sistemica, la speculazione edilizia, il conflitto generazionale, il fallimento del sogno capitalistico e la marginalità sociale. Fin dalle prime scene è chiaro che non ha alcuna intenzione di imitare il supereroismo patinato dei blockbuster americani prodotti da Marvel Studios. Al contrario, sceglie deliberatamente di muoversi in direzione opposta.
Niente aura mitologica, niente eroismo epico, niente estetica levigata. Qui il superpotere nasce dal corpo, dai suoi bisogni più elementari e si manifesta in modo sgraziato, imbarazzante, quasi fastidioso. Il protagonista, interpretato da Shin Yong-jun, è tutto tranne che un eroe. Yeon-jun è un poliziotto stanco, svogliato, disilluso, fa il suo lavoro con il minimo sforzo possibile, evita i problemi, non prende iniziative. La sua vita privata è altrettanto fragile. Non riesce a comunicare con la figlia Yeri e porta dentro di sé un senso di colpa profondo legato alla morte della moglie. Questo evento, che aleggia come un fantasma sulla sua esistenza, lo ha svuotato emotivamente e reso incapace di assumersi responsabilità affettive. Quando viene colpito dal fulmine durante un temporale, l'evento non ha nulla di epico. Non c'è musica trionfale, non c'è alcuna investitura simbolica. È un incidente quasi ridicolo, coerente con il tono del film. Le prime manifestazioni della telepatia sono trattate come sketch comici. Yeon-jun si trova a leggere pensieri a caso, a finire in situazioni imbarazzanti, fino a smascherare uno sciamano locale semplicemente anticipando ogni suo trucco. È una sequenza che fa ridere, ma che stabilisce anche una regola narrativa fondamentale. Il potere non è glorioso, è invasivo. Costringe il protagonista ad ascoltare ciò che non vuole sentire. La sua prima reazione non è affatto morale, non pensa di usare il potere per fare del bene. Vuole sfruttarlo per vincere alla lotteria, licenziarsi e liberarsi da ogni responsabilità. La svolta narrativa arriva con l'ingresso in scena di Cho Won-wi, presidente della Osun Corporation. Con lui il film cambia progressivamente registro, pur mantenendo l'umorismo di fondo. Cho è il perfetto esempio di cebol predatore. Sta portando avanti un vasto progetto di riqualificazione del quartiere di Myeongdong e il modo in cui il film smonta il termine riqualificazione è uno dei punti più interessanti della sua satira. Cho parla di sviluppo, modernizzazione, compensazione agli abitanti. Il linguaggio è tecnico, quasi burocratico, ma ciò che il film mostra è completamente diverso. Anziani picchiati, famiglie minacciate, persone costrette a firmare documenti che non capiscono. La riqualificazione diventa gentrificazione forzata. Con l'introduzione del membro del congresso Song, la satira si fa ancora più tecnica. Entra in gioco la questione della Green Belt, le aree protette dove è vietato costruire. Cho vuole far revocare questi vincoli offrendo regali di lusso, come un'auto alla moglie del politico. Il dialogo tra Cho e Song è costruito con un linguaggio apparentemente razionale. Myeongdong è una città dormitorio che non produce entrate fiscali, servono dunque nuove costruzioni per il bene pubblico. Ma lo spettatore, che ha già visto le violenze per strada, percepisce la distanza enorme tra le parole e la realtà. Una scena sintetizza perfettamente la visione del potere del film. Cho investe un poliziotto mentre guida ubriaco, non fugge per paura della legge. Si ferma infastidito e getta banconote per strada, comprando il silenzio della gente. In quel momento il film suggerisce una verità amara. In un sistema capitalista estremo, anche la giustizia ha un prezzo di mercato. Grazie alla telepatia, Yeon-jun scopre che la corruzione non è solo esterna, anche la polizia è compromessa. Il suo potere diventa così uno strumento di polizia interna. Parallelamente si sviluppa la storia di Yeri. La ragazza pratica Hapkido e difende l'amica Mina, vittima di bullismo digitale e ricatti basati su video compromettenti. Il parallelo con Joe è evidente. In entrambi i casi l'immagine viene usata come strumento di estorsione, poiché Joe riprende il poliziotto mentre raccoglie il denaro che lui aveva abbandonato per strada. Quando Yeon-jun viene convocato a scuola, è tentato di leggere la mente della figlia. Potrebbe sapere tutto in un istante, ma si ferma. Sceglie di fidarsi. È un momento cruciale nel suo percorso umano. L'incontro con Won Young introduce il lato più surreale della storia. Anche lui, colpito da un fulmine, possiede il dono della preveggenza, ma a differenza di Yeon-jun ha usato questo potere per arricchirsi con la lotteria, ma per poi creare una fondazione caritatevole. Won Young rappresenta l'alternativa morale al capitalismo predatorio di Cho. Mostra cosa si potrebbe fare con il denaro se non fosse concentrato nelle mani dei cebol. Il rapimento di Yeri conduce allo scontro finale, dove azione e comicità si fondono, con energy drink distribuiti durante la rissa per attivare i poteri, e situazioni paradossali nel mezzo del combattimento. Qui il film introduce i Lightning Avengers, una parodia evidente del Marvel Cinematic Universe. Ma questi eroi non sono miliardari o divinità, sono scarti sociali, persone fallite che trovano una nuova funzione sociale unendosi. Questo elemento collega il film al filone dei supereroi quotidiani della narrativa sudcoreana recente. In Psychokinesis di Yeon Sang-ho
Il protagonista era un padre mediocre coinvolto nella stessa dinamica di speculazione edilizia, ma con un tono molto più cupo, mentre nella serie Moving il superpotere diventava un segreto familiare che creava barriere tra genitori e figli. Thunderstruck Cop condivide questi temi, ma li filtra attraverso la commedia e l'assurdo. A rendere il film ancora più particolare contribuisce la presenza di Kim Soo-mi, scomparsa il 25 ottobre del 2024. Il suo ruolo appare visibilmente ridotto, probabilmente a causa delle sue condizioni di salute durante le riprese, ma le poche scene domestiche conservano tutta la sua energia caustica e materna. La sua presenza in locandina ha il sapore di un tributo affettivo più che di una necessità narrativa e contribuisce a quella sensazione di frammentazione che si avverte in alcuni personaggi secondari, come ad esempio Dal Dorion, accessorio se non fosse per il finale espanso. Alla fine Thunderstruck Cop suggerisce che il marciume della corruzione e della speculazione edilizia sia sotto gli occhi di tutti. Non serve un potere per vederlo, ma forse serve un fulmine, una scossa, per trovare il coraggio di reagire. E quindi Thunderstruck Cop ci lascia con una domanda semplice ma scomodissima. Serve davvero un superpotere per accorgerci di quanto il sistema sia marcio? O basterebbe solo il coraggio di guardare meglio? Dietro le gag fisiche, l'assurdo, l'energia da commedia demenziale, il film costruisce una critica lucidissima alla corruzione, alla speculazione edilizia e a quel divario emotivo che può nascere dentro le famiglie quando il silenzio dura troppo a lungo. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere i prossimi approfondimenti sul cinema coreano. Ci leggiamo nei commenti e ci vediamo nel prossimo video.